Cari amici vicini e lontani, amiche comprese ovviamente, io sono partito con questa lezione in maniera molto così felice, contenta, entusiasta, e mi sono dimenticato di una cosa, che molti di voi probabilmente non hanno le basi. E allora facciamo un rewind, cioè torniamo un attimo indietro e parliamo delle basi del fingerstyle, delle basi del finger picking. Non sono probabilmente quelle giuste perché sono le mie, non so esattamente come gli altri insegnino questa cosa, io so semplicemente che non me l'ha insegnata nessuno, ho dovuto sudare come un pazzo perché tantissimi anni fa, quando ancora non c'era YouTube e non c'era la comunicazione di massa, anzi sinceramente non esistevano nemmeno i computer, perché sto parlando forse del 76-77, mi ricordo che il primo Commodore 64 l'ho comprato nell'82 e incontrai un militare americano su un treno, il quale mi fece vedere un pezzo in finger picking, in fingerstyle. Mi ricordo che io capii che c'erano i bassi alternati, cioè c'era questa cosa, il pezzo faceva su per giù così. Io sentivo due chitarre, ma ne vedevo una sola, cioè sentivo il basso alternato e poi sentivo le altre corde che facevano la melodia, cioè bello come cosa, molto, molto coinvolgente. Tornai a casa e cercai disperatamente di riprodurlo. Avevo capito bene o male che c'erano i bassi alternati e capivo che c'era qualcos'altro sotto, solo che non so per quale strano motivo mi venivano cose tipo che non è proprio la stessa identica cosa. Dopo giorni e giorni, settimane e settimane di prova e riprova, ero arrivato alla conclusione che in realtà il tutto si riassumeva in una cosa molto molto semplice, praticamente quello che era un battere e un levare. Mi spiego meglio. Una volta partiamo da una posizione di sol, normalissimo sol maggiore, in modo che copriamo tutte le corde, tutte quante fanno parte dell'accordo. E ripeto, la cosa semplice che avevo capito era che i bassi erano praticamente i battere, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oppure 1, 2, 1, 2. L'altro pizzicato, le altre dita potevano essere o in battere, cioè oppure in levare, cioè un E2, E2, un E2, E. Tutto si riassumeva praticamente in questo. Se i bassi continuano ad andare per la loro strada, qualunque cosa voi facciate con le altre dita saranno un abbellimento e saranno un arricchimento. Voglio partire con 4 piccoli loop semplicissimi, che vi serviranno poi fondamentalmente unendoli l'uno all'altro, vi serviranno fondamentalmente per veramente un sacco di cose. Allora, sempre rimanendo in sol maggiore, il primo loop lo faccio pianissimo, è questo. Accelerato può diventare ok. Secondo loop è questo. Accelerato.
Se lo udite al primo, facendo primo e secondo, diventa carino, comincia già a diventare interessante. Il terzo loop, che è ancora più semplice, è questo. Unendoli tutti e tre, e magari cambiando gli accordi, e arriviamo all'ultimo, che è questo. Bene, una volta credo imparate queste 4 piccole cose, che come potete vedere dalla tablatura sono effettivamente molto brevi e molto semplici, e vi garantisco che si aprirà un mondo musicale di fingerstyle e fingerpicking decisamente molto molto vasto. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima e come sempre un abbraccio a tutti.